Ciao a tutti e bentornati nella playlist Parabola. Come promesso, oggi andiamo a vedere qual è la posizione reciproca tra una retta e una parabola. Dovete sapere che data una parabola abbiamo tre possibili situazioni. La retta può essere esterna e quindi non toccare mai la parabola, può essere secante e quindi tocca la parabola in due precisi punti, oppure tangente, ovvero tocca la parabola in un unico punto. Questo tipo di esercizi si risolve sempre attraverso un sistema tra l'equazione della retta data e l'equazione della parabola. Chiaramente, se la retta è esterna alla parabola, il sistema dovrà venire impossibile. Se invece la retta è secante, il sistema dovrà darci due soluzioni, perché abbiamo detto che la retta interseca la parabola in due punti. Infine, nel caso di retta tangente alla parabola, il sistema dovrà darci una soluzione. Questo è lo schemino che dovete avere ben in mente per andare a risolvere gli esercizi. Chiaramente non c'è bisogno che lo imparate a memoria, l'importante è capire il ragionamento e dal disegno, dal grafico è abbastanza intuitivo capire le tre possibili situazioni. Ora andiamo a vedere tre esercizi. Bene, primo esercizio, abbiamo questa retta e l'equazione di questa parabola. Ci chiede di trovare la posizione reciproca della retta rispetto alla parabola. Come vi ho detto, questo tipo di esercizi si risolve sempre attraverso un sistema e il modo migliore per risolverlo è il metodo di sostituzione. Quindi vado a mettere al posto di y qui questa quantità. A questo punto vado a fare i calcoli in questa seconda equazione. Prima di tutto faccio l'MCM, che è 2. Moltiplico tutto per 2 al primo membro e viene meno 4x meno 2. 2 diviso 2 1, ricopio x alla seconda, 2 per 1 2. Ora mando via il denominatore e porto tutto al secondo membro. X alla seconda lo ricopio. Questo portato di qua diventa più 4x. Meno 2 portato di qua fa più 2. Aggiungendo più 2 fa più 4. Questa è un'equazione di secondo grado completa, applico la formula risolutiva, in aggiunta applico quella ridotta perché qui noto che è pari e quindi per semplificare di più i calcoli uso la formula ridotta. Sotto radice mi viene 0 e quindi ho un'unica soluzione, meno 2. Ritorniamo al mio sistema, se x è uguale a meno 2 vado a prendere la prima equazione che fino adesso avevo lasciato in disparte e al posto di x vado a mettere meno 2. Mi raccomando, fate attenzione ai calcoli. Meno 2 per meno 2, meno per meno più, quindi viene 4, meno 1, 3. Ho trovato anche y. Concludiamo che il punto di intersezione tra la retta e la parabola ha coordinate meno 2, 3. Quante soluzioni ho trovato? Una. Quindi stiamo parlando di una retta tangente. Notate che nella formula risolutiva dell'equazione di secondo grado, qui il delta, cioè il numero che ottengo sotto la radice, era 0. Ok? Tenete a mente questa informazione perché poi alla fine faremo un ragionamento insieme. Prossimo esercizio. Ho di nuovo una retta e una parabola. Per capire qual è la posizione della retta rispetto alla parabola devo fare il sistema. Anche qui il modo migliore per risolverlo è il metodo di sostituzione, quindi vado a mettere meno x al posto di y qua. Vado ora a risolvere l'equazione di secondo grado, porto tutto al primo membro, meno x alla seconda diventa più x alla seconda, più x diventa meno x, sommato a meno x fa meno 2x. Questa è un'equazione di secondo grado spuria, quindi invece di risolverla con la formula risolutiva, il modo migliore è quello di trovare le soluzioni raccogliendo x. Le due soluzioni si trovano applicando la legge di annullamento del prodotto, che vuol dire andare a porre uguale a 0 i due fattori. La prima soluzione l'ho già trovata, mentre la seconda basta portare il termine noto al secondo membro cambiando di segno. E ho trovato così anche la seconda soluzione. Se questi passaggi non vi tornano, andate a recuperare il video equazione di secondo grado spuria, così ripassate con calma tutti quei tipi di esercizi. Ora ritorniamo al nostro sistema. Questa volta ho trovato due soluzioni, 2x, quindi andrò a scrivere due sistemi. Se x è uguale a 0 vado a recuperare l'equazione che fino adesso non avevo considerato, questa, e vado a sostituire 0 qui, mi trovo y uguale 0. Se x invece è 2, andando a sostituire trovo y uguale meno 2. Ho trovato due punti di intersezione, l'origine 0, 0 e un punto, chiamiamolo A, di coordinate 2, meno 2. Due soluzioni, secondo lo schemino che abbiamo fatto, vuol dire che la retta è secante. Anche qui notate che se
avessimo usato la formula risolutiva, quella col delta, qui avremmo trovato il delta maggiore di 0. Quindi come compito per casa, oltre a trovare la soluzione con la legge di annullamento del prodotto, provate a trovare la soluzione applicando la formula. Troverete che delta è maggiore di 0. Anche qui parcheggiate un attimo questa informazione perché alla fine vi darò un piccolo suggerimento. Passiamo al terzo e ultimo caso. Abbiamo visto una retta tangente, abbiamo visto una retta secante, andiamo a vedere il terzo caso, indovinate un po', troveremo che la retta sarà esterna. Andiamo quindi a risolvere questo sistema. Uso il metodo di sostituzione, ho sostituito questa quantità al posto di y, in questo modo mi vado a concentrare in questa seconda equazione e lascio un attimo da parte lei. Portiamo tutto al secondo membro. Ottengo un'equazione di secondo grado completa, applichiamo la formula. Questa volta sotto radice ho 9 meno 12 che fa meno 3. Tutte le volte che sotto radice ho un numero negativo, l'equazione è impossibile. Se l'equazione è impossibile, allora tutto il sistema è impossibile. Questo vuol dire che ho 0 soluzioni e quindi concludiamo che la retta è esterna. Qui quanto valeva il nostro delta? Era minore di 0. Ora che abbiamo visto tutti i 3 possibili casi, ritorniamo al nostro schemino. Abbiamo visto che quando la retta è tangente ho una soluzione e quanto valeva il delta? Era uguale a 0. Poi, nel caso di retta secante, ovvero quando avevo 2 soluzioni, abbiamo visto che nell'esercizio il delta era maggiore di 0. Infine, quando la retta è esterna, me ne rendo conto perché facendo i calcoli trovo che il delta è minore di 0. Facendo gli esercizi vi accorgerete che nei calcoli capiterà sempre questa situazione. Primo caso minore di 0 retta esterna, secondo caso delta maggiore di 0 retta secante, terzo e ultimo caso il delta è uguale a 0, allora la retta è tangente. Ormai conoscete il mio modus operandi, sapete bene che alla fine di ogni video lezione vi propongo sempre un po' di esercizi per allenarvi, per cui dopo aver visto me, dopo aver capito tutti i passaggi, ora tocca a voi allenarvi e fare pratica. Fate più esercizi possibili, vedrete che prenderete confidenza sempre di più con la parabola. Ed eccoci qua, siamo arrivati alla fine. Io spero che siate riusciti a capire tutti i passaggi, ma soprattutto che siate riusciti a fare più esercizi possibili. Ricordatevi di attivare la campanella in modo tale che nei prossimi giorni vi arriverà una notifica ogni volta che pubblicherò un nuovo video sulla parabola. Argomento che questa volta avete scelto voi nel sondaggio che abbiamo aperto nella nostra community. Mettete un like e passate parola se conoscete qualcuno a cui pensate possa essere utile questo video. Seguitemi anche negli altri social. Mi trovate su Instagram, Facebook e TikTok. Io vi saluto e vi lascio con il mio motto. Se non siete ancora bravi in matematica è perché ancora nessuno ve lo ha insegnato.